Ciao ribelli con la forchetta. Oggi Masha riposa e cucino io, e soprattutto se richiama quello del terzo piano, stavolta gli rispondo io. Ho creato per voi un nuovo risotto rivoluzionario. Zucca, aglio nero e birra. Un'illuminazione che ho avuto durante una meditazione con una birra in mano. Ecco i combattenti per il sapore. 130 grammi di zucca a dadini, uno scalogno, 2 spicchi di aglio nero, nero come la gelosia, e 130 ml di birra buona. Quello che avete visto era mezza dose, perché Masha è uscita e cucino solo per me. Ma vi do sempre le dosi per 2 persone, che diventano una coppia felice, grazie all'amore che con il risotto giusto passa dallo stomaco. Ho già pronto il mio brodo vegetale, ben saporito, fatto con carota, cipolla, sale e dado vegetale, senza glutammato. E ricordate sempre l'ingrediente segreto che rende tutto speciale? L'amore. Iniziamo con il soffritto da invasione aromatica. Scalogno tritato fine fine. Ora aspettiamo che quello del terzo piano telefoni per il profumo, così aggiungo l'aglio nero proprio mentre rispondo. Ancora niente. Vabbè, sento già questo profumo fantastico e lui non chiama. Aggiungo l'aglio nero lo stesso. 45 secondi di soffritto insieme, come una coppia felice. Ecco che arriva la zucca. Sale e pepe nella giusta misura. E procediamo con 4-5 minuti di cottura per farla ammorbidire bene. Mescolate sempre, non fatela bruciare. Se serve, potete aggiungere un goccino di brodo, ma poco. Deve evaporare prima che arrivi il riso per la tostatura. 3, 2, 1 e via con 200 grammi di riso vialone nano, semi integrale bio per una tostatura di un paio di minuti. Sentite quel suono? È il riso che si sveglia e si prepara ad assorbire tutti i sapori. Ed ecco il battesimo, il primo mestolo di brodo. Deve essere saporito, perché si infiltra in ogni singolo chicco. È la base di tutto. Attendiamo che il brodo si asciughi, per versare un po' di birra che va alternata con il brodo. In totale, circa 130 ml di birra, ma non tutta in una volta perché è fredda e non vogliamo scioccare il riso. Quindi un mestolo di brodo, un po' di birra, poi ancora brodo e così via. Infine anche un goccino di un buon vino bianco secco. Io ho usato un prosecco, solo un goccino nel riso, il resto lo bevo io. Cottura ultimata e riso perfetto, all'onda come le emozioni di un ex monaco buddista geloso. Mantechiamo con 40-50 grammi di grana e spegniamo il fuoco. 1 minuto di riposo con pentola coperta. Il riso deve meditare su cremosità e sapore. Attenzione! Preparatevi ad ammirare un capolavoro. Ecco l'opera d'arte culinaria servita. Aroma paradisiaco. Incredibile che quello del terzo piano non abbia ancora chiamato. Dovrò tenerlo d'occhio. Comincio a sospettare che non aveste chiamato per il cibo, ma per altre ragioni. Allora ribelli, cosa ne pensate di questo risotto? Se vi è piaciuto, lasciate un like e commentate qui sotto. Quali sono i vostri risotti preferiti? Trovate la ricetta scritta in descrizione. Condividete con i vostri amici e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Finché non chiarisco le vere intenzioni di quello del terzo piano, resto io ai fornelli. Quindi vi aspetto la prossima settimana per una nuova avventura gastronomica firmata Milos. Ciao ribelli e ricordate, in cucina e in amore, un po' di gelosia e di aglio nero non guastano mai. Milos è un ingenuo. Secondo me Masha è uscita proprio con quello del terzo piano.